Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi ascoltiamo Gabriel Henrichi in un'altra delle sue cover. eh, il titolo è I Want to Know What Love Is. In realtà ha già fatto questa cover anni fa, l'abbiamo già anche vista in reazione. Qui la voglio ascoltare, l'ascolto volentieri sul vostro suggerimento perché intanto questa è una produzione rispetto a quella di qualche anno prima, più professionale, e poi canta con il choral Black to Black e quindi sono ansioso di vedere cosa ci propongono. Cominciamo subito. I gotta take a little time to think this over. And that read between the lines, in case I need it when I'm colder. Hey, in my life, there's been hurt and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I will travel so far to tell this lonely life. I wanna know love is. I want you to show me. I wanna feel love is. I know you can't show me. Allora, intanto, cosa da dire subito? Questa scelta che lui fa in questa interpretazione di cantare la strofa e poi ora che c'è il ritornello, invece di sparare la voce con potenza come noi potremmo aspettarci, usa un tono ancora più sottile, ancora più, tra virgolette, poco voluminoso rispetto alla strofa e questo è una scelta veramente eccezionale, secondo me è bellissimo. Per quanto riguarda la scenografia e tutto quello che concerne l'immagine visiva c'è molto da dire, ma lo voglio dire alla fine della canzone, perché voglio anche sentire poi le vostre opinioni con i commenti, se siete d'accordo con me oppure no, quindi ne parliamo dopo. L'unica cosa che avete visto già subito è che all'inizio hanno già praticamente ristretto l'immagine, hanno messo questa bandina nera sotto e sopra stile cinematografico, molto bello. Comunque andiamo avanti e poi parliamo di tutto. I'm gonna take a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. It looks like love has finally found me. Oh, in my life, there's been heart and the pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I will travel so far to tell this lonely life. Fermo solo un attimo, avete sentito come il gruppo musicale sta abitando, diciamo così, le note basse, le note più basse, e lascia a Gabriel ovviamente note alte, nel senso che il basso sotto lavora moltissimo, forse è lo strumento che fa più note, addirittura più del pianoforte, da quello che sento, quindi dà questo riverbero di bassi molto potente, anche se ovviamente essendo poco squillante lo sentiamo poco, risulta poco. Ma la stessa chitarra ha fatto un leggerissimo accenno di assolo, che assolo non si può chiamare, però come vedete non ha usato, come fanno spesso i chitarristi, le classiche note molto alte e squillanti, no? Sempre per rimanere e per abitare note basse dello spettro e lasciare le note alte a Gabriel, ha usato
le note piuttosto basse. Sentiamo. Prima. A little time to look around me. I've been nowhere left. Avete sentito? Sta usando note basse rispetto a quello che fa di solito un chitarrista quando fa un assolo. Ok, ora torniamo dove eravamo prima, andiamo avanti e via. So far, you change this lonely life. I want you to show me. I wanna feel what love is, and I know you can show me. Show me. I wanna know. I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. And I know you can show me. Fermo solo un attimo, gli acuti suoi sono eccezionali. Sono contento di aver visto l'altra versione fatta da lui qualche anno prima, quando cantava solo in macchina, dove non c'erano effetti, dove non c'era amplificazione, ovviamente, perché abbiamo visto che la sua voce è proprio questa. Quindi possiamo rendersi conto facendo il paragone con quella canzone che abbiamo già ascoltato, e trovate ovviamente il link qua in alto oppure nella descrizione, perché vediamo che qua, aggiungendo gli effetti dell'amplificazione eccetera la sua voce comunque è sempre quella, non ha bisogno di grandi correzioni o di grandi aiuti, anzi, quindi abbiamo la prova che questa voce è la sua. La cosa che mi sorprende di più, anche il coro è andato a riempire le note più basse. Praticamente, se noi ascoltiamo, in un primo pezzo il coro entra e diciamo fa la sua parte sotto la voce. Poi adesso l'ascoltiamo. Quando poi cambia strofa e lui, Gabriel, deve fare note più alte, il coro si abbassa, cioè elimina le voci più acute, diciamo così, e le fa andare un po' più in basso. Sentiamo. Qui è normale. Sentite? Sentite come il coro è diventato un po' più basso nel totale, quindi riempie anche lui questa gamma più bassa di suoni per lasciare ad Enrique spazio in alto, e come diventa molto riverberante e potente proprio perché sta abitando questa zona dello spettro vocale. Bellissimo arrangiamento in questo caso. Andiamo avanti. Un finale un po' inaspettato, in un punto in cui di solito non c'è la fine, comunque bello arrangiamento. Ottima questa esibizione, mi piace molto. Anche il set e tutta la parte scenografica di cui dicevo prima, adesso vi dico la mia e voglio sentire la vostra, ovviamente. Innanzitutto, cosa bellissima, i colori. Guardiamo. Allora, tutti i musicisti sono scuri, nero, ok? Il coro, ovviamente, invece è bianco, no? Gabriel Enrique cosa indossa? Una giacca nera, ma la maglietta bianca. Perché? Perché se fosse tutto nero si confonderebbe con l'orchestra, se fosse solo bianco si confonderebbe col coro, invece lui è quel qualcosa in più che sta al di sopra dell'orchestra e del coro. E questo visivamente ci viene comunicato, quindi lo vediamo oltre che sentirlo dal punto di vista vocale.
quindi ottima scelta. Come possiamo notare, non ci sono ovviamente amplificatori, luci, grandi schermi, grandi effetti, no? E sembra una ripresa ovviamente fatta così, quasi casalinga, e in effetti se guardiamo anche le inquadrature, vediamo un po', sono spesso parziali, vedete? Prese un po' distorto, a volte inquadrano sempre un pezzo del coro, qualcuno viene tagliato fuori, vedete questa inquadratura di lato di Gabriel non è tradizionale, sembra un'inquadratura fatta da un fan che è lì o da un amico che è lì che sta inquadrando questa cosa che è stata improvvisata, quindi ci dà quest'idea, no? Di improvvisazione. E in più non vengono mai inquadrati tutti insieme, non viene mai fatta un'ampia ripresa di tutto il terrazzo con tutto il coro e l'orchestra insieme perché non c'è lo spazio probabilmente e comunque non si vuole dare l'idea che lo spazio ci sia in ogni caso. E le inquadrature sono anche un pochino mosse, anche queste danno l'idea dell'improvvisazione, quasi della jam session che si sta svolgendo su questo terrazzo a cui noi assistiamo perché qualche bravo amico ha voluto riprendere questo avvenimento, quindi ottima scelta. Ditemi anche voi nei commenti ovviamente cosa pensate di questa scelta. Dico in più solamente che la scelta del bianco e del nero come colori secondo me è ottima anche per un altro motivo, perché senza dover mettere il video in bianco e nero, che sa un po' troppo di vecchio, ci dà comunque l'idea del bianco e nero come colore di fondo generale e quindi della diciamo così, dell'esibizione un po' più artistica, un po' più ricercata. Quindi direi bellissimo dal punto di vista dell'arrangiamento, dal punto di vista vocale suo, lo sappiamo, dal punto di vista della scenografia ottimo lavoro, si vede che c'è dietro un lavoro appunto. Ditemi anche voi cosa ne pensate nei commenti, ovviamente. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!